prima che tagliano del tutto il grano, oppure andate in qualche angolo come questo che non l'hanno tagliato perché dà fastidio, insomma, potete raccogliere il grano, il farro, quello che trovate, no? E lo tirate fuori i grani molto, molto facilmente e poi li mettete ancora un paio di giorni al sole ad asciugarsi bene. Poi col ventilatore soffiate via la pula, lo macinate col macinacaffè e fate la farina e poi fate il pane con questo grano fresco qui. Ecco, questo è un sapore che non esiste in commercio, non potete comprare un pane così buono fatto con il grano fresco appena raccolto, dovete provare assolutamente. In questo caso ho raccolto circa 300 grammi di segale, comprese le bucce, e ora la metto a seccare un paio di giorni almeno bene sotto il sole e di notte la ritiro, in maniera che si asciughi molto bene. Fino al secolo scorso la segale era destinata al contadino e al bestiame, mentre invece il signore del terreno, il proprietario, si beccava la farina dei grani più bianchi e lui si prendeva la gota e il contadino invece prendeva forza, perché questo è un alimento molto nutriente. La segale è un cereale incredibile. Passati 2 giorni che ho fatto seccare bene tutto, sfrego con le mani tutti i chicchi, li faccio cadere nella teglia, sono più pesanti, restano sotto. Accendo il ventilatore, alzo un po' il tutto e soffiano via la pula, il gambo, le bucce, tutto quello che è più leggero del chicco soffia via. Inutile dire che ho fatto un gran casino in giardino, paglia da tutte le parti, però ho ricavato circa 200 grammi di grani di chicchi tutti belli, puliti e selezionati. Naturalmente con questo video non è che io voglio che andiamo tutti quanti in mezzo ai campi a tirar su il grano e farci il pane da soli, no, è solo per ribadire, magari far vedere ai nostri ragazzi o alle scuole. Mi è già successo che qualche scuola abbia fatto vedere uno di questi miei video, per far vedere come nasce il pane, come nasce la farina e per capire come viene selezionato. In questo caso, macinando i chicchi interi così, otteniamo una farina cosiddetta di tipo 3, una farina integrale vera, non quella bianca con l'aggiunta di crusca che vendono sul mercato. Questa è una farina vera, per di più di segale, quindi andremo a fare un pane nero. Per macinare il grano serve un frullatore molto potente che gira molto veloce, oppure dovete usare il macinino del caffè e ne fate un po' alla volta. Cercate di macinare il meno possibile in maniera che non si riscaldi troppo la farina, piuttosto magari vi fermate o ne fate poca alla volta. Quanto mi piacerebbe farvi sentire il profumo di questa farina, cioè sono odori, sapori, profumi che non si sentono più. Una volta, quando io mi ricordo mia mamma e mia zia mi prendevano per mano per andare da panettiere a prendere il pane, c'era l'odore 100 metri prima del pane, della pizza, si sentiva l'odore della farina cotta. Adesso non si sente più e quindi me lo faccio, ecco, ogni tanto per provare. Uso un bel setaccio, un setaccio fine. Quando non passa più niente, restano i pezzi più duri, li rimacino ancora. Questa operazione bisogna farla 2 o 3 volte perché la parte esterna del chicco è molto dura e ci vuole un po' prima che passi dal setaccio, ed è giusto che sia così, bisogna solo avere un pochino di pazienza. Potete anche comprarlo il grano a chicchi, ma Natura Sì per esempio mi viene in mente, lo vendono, ma lo vendono in molti posti, anche su internet, su Amazon. Comprate i chicchi di farro o i chicchi di grano e vi fate voi la farina. In questo caso potrete fare la farina bianca. In questo caso vedete che colorino che ha, non vi dico il profumo, da svenire. Ecco, questa è la segale, che è un cereale incredibile. Quindi me ne sono rimasti 170 grammi di farina di segale integrale, per di più fresca, assorbe un mucchio di acqua, quindi 135 grammi di acqua a temperatura ambiente, 150 grammi di pasta madre, se no potete usare anche 3 grammi di lievito di quello secco liofilizzato, e poi serviranno 3-4 grammi di sale, che poi sarebbe un cucchiaino del caffè. Metto tutto all'interno della mia ciotola bella comoda, grande, faccio una pozzanghera, ci metto l'acqua, ci metto dentro la mia pasta madre o il lievito e sciolgo bene. Aggiungo anche il sale. È un pane molto semplice, perché questo non è un pane che fa le bolle grandi, che fa i miracoli. Questo bisogna farlo lievitare una volta tutto insieme, una volta da piegato, e poi si mette nel forno. L'impasto sarà molto appiccicoso perché è molto amidosa la segale. Non vi preoccupate, va benissimo. La lasciate nella bacina la stessa, la coprite con un piatto, non con la pellicola, con un piatto, e la lasciate lì 2-3 ore, quello che serve perché raddoppi il volume.
ripeto la storia del lievito, 150 grammi di pasta madre oppure anche di pasta di pane del giorno prima, altrimenti usate 3 grammi di lievito di birra di quello secco che si scioglie, oppure ne usate 9 grammi di lievito fresco. Perché ho scelto il lievito madre? Ho scelto il lievito madre perché contiene una certa quantità di farina di tipo 1, di farina normale, di farina di grano, che ha un po' più di forza della segale, così almeno mi resta un pochino più morbido il panino. Una volta lievitato lo rovescio sul tavolo, sull'asse, dove preferite, un pochino di farina, e lo schiaccio un po', non tanto, un po', giusto per renderlo arrotolabile. Tolgo la farina in eccesso e lo arrotolo molto molto semplicemente. È un pane semplice questo, un pane povero, un pane anche molto facile. Lo chiudo un po' come meglio posso e ho fatto il mio panino. Se volete potete anche ripiegarlo ancora e farlo rotonda. Reciclo una carta forno, una teglia un po' alta, metto al centro, copro e lascio lievitare per circa un'ora, ma comunque è già lievitato, volendo si poteva già mettere in forno anche subito. Lo metto in forno a 200 gradi per circa 35 minuti, forno statico, ma va bene anche ventilato, e questo è il risultato. Non è un pane leggerissimo, vi ricordo che è un pane nero, pane povero, è un pane molto 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 profumato, buono, genuino, e fa davvero anche molto bene alla salute. Tra l'altro è anche ipocalorico, contiene poche calorie, è morbidissimo. Faccio notare che non ho messo neanche una goccia di olio.